ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ulteriore testimonianza di successo strepitoso da parte di una delle nostre sorelle, ma state diventando degli eroi e lo siete sempre stati. E io vi ringrazio, sono onorata di far parte della nostra grande famiglia, della nostra grande comunità, perché come vedete la forza, il successo di una è il successo di tutti. E io vi dico grazie, 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 grazie. Io sto in fase di guarigione, lo dico da un mese. Forse oggi è il primo giorno senza febbre, forse dopo 28 giorni. Quindi sto bene, tanta consapevolezza, è bellissimo. Allora, ragazze mie, ragazzi, vi voglio leggere questa testimonianza bellissima perché noi celebriamo il nostro amore, celebriamo il nostro amore. Allora, aspettate che tolgo qua la connessione, se mi arrivano telefonate, cose, aspetta. Allora, disattivato, sì. Allora, allora, il nostro anniversario, mio e tuo, e la mia liberazione. Allora, la nostra sorella scrive così e dice: Cara Francesca, sono emozionata nello scriverti. Oggi è il nostro primo anniversario insieme. Cioè, ma è un amore grandissimo, un amore bellissimo. Il 17 dicembre 2023, per l'ennesima volta in 11 anni, vengo lasciata dall'uomo che ho amato in maniera viscerale. Ancora una volta chiamo la mia amica in lacrime e lei corre da me a raccogliere i pezzi. Faccio solo una premessa. Il rapporto era molto deteriorato ed eravamo tornati insieme a luglio 2023, dopo un anno di separazione. Io ero cambiata in quell'anno e lui ha dovuto faticare molto per riconquistarmi. Comunque a dicembre mi lascia dicendomi come ogni volta di non amarmi, nonostante con me stesse bene. Mi ha portato a fare un giro e in macchina mi ha fatto ascoltare una tua lettura. Questa è la sua amica, non il suo ex. Quindi mi ha portato a fare un giro in macchina e mi ha fatto ascoltare una tua lettura. Parlavi di me, o almeno così mi sembrava. Subito quello che ho ascoltato ha risuonato in me e da quel giorno ho iniziato il mio percorso con te. Il giorno dopo mi sono svegliata con un profondo senso di liberazione, come se mi fossi liberata di un peso, non mio, ma del peso suo, quello che si portava dentro nei confronti della relazione con me. Le pratiche del GIA e dell'amore per il mio sé superiore sono state la mia medicina per mesi, mentre sentivo crescere dentro di me una gratitudine e una pienezza indicibili. Mi sono sentita non più sola, ma parte dell'universo e ben radicata e connessa alla madre terra. A giugno io e la mia amica siamo state in vacanza e lì, tra terra e mare, mi sono sentita fortemente connessa alla natura che mi circondava. Ho sentito forte il desiderio di abbracciare un albero, un ulivo meraviglioso e, dopo avergli chiesto il permesso, l'ho fatto ed ho sentito attraverso il mio braccio il suo spirito. È stato bellissimo, emozionante, commovente. Non mi era mai capitata un'esperienza così forte. Ti ascolto ogni giorno e a un anno di distanza non solo sono più serena, ma sento che il mio percorso evolutivo ha fatto grandi passi. Oggi affronto gli eventi con la consapevolezza che per superarli devo passarci attraverso, abbracciarli e includerli insieme agli dei che me li hanno mandati, affinché possa bruciare karma e realizzare la missione della mia anima. Ho abbracciato la potente preghiera sciamanica, recitandola ogni mattina perché la sento mia. Il podcast sul culto degli antenati mi ha procurato un click tale per cui dopo tanti anni sono andata a trovare mia nonna, di cui porto il nome, al cimitero. Fantastico. Quando non sapevo neppure arrivarci, ma avendo fede che l'avrei trovata. Ed è stato così emozionante e commovente trovarla e parlare, che sono scoppiata in lacrime. Ho sempre saputo che io e lei siamo legate, da eventi che ci hanno accomunate. In quell'occasione le ho chiesto di guidare i miei passi, le mie scelte. Cara Francesca, anche i mantra mi vengono in mente proprio quando ne ho bisogno e mi ritrovo a recitarli con molta naturalezza.
Sabbe satta sukhi hontu. Lo ripeto spesso quando avverto energie negative. Sono felice della consapevolezza che ho acquisito, perché, come tu insegni, è la consapevolezza che rende l'uomo libero. Per tutto questo, grazie, 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 e non smetterò mai di ringraziare la sua amica, che si chiama, facciamo caso, Francesca come me, per averci fatto incontrare. Auguri a noi, brindo la mia liberazione e che Dio ti benedica con infinita gratitudine. Ma è meraviglioso! Ma è meraviglioso, è meraviglioso, è meraviglioso. La liberazione, la liberazione, la liberazione finale, quella a cui aspirano i buddisti, chiamata anche nirvana, cioè l'estinzione della realtà fenomenica, l'estinzione della realtà duale, l'estinzione della mente separativa, per la nascita della mente trascendente, che è la mente che trascende il giudizio, la mente che separa, che divide, ma unisce, la mente trascendente. E la nostra sorella è la nostra anima, siamo tutte insieme. Il gioco delle relazioni ci serve a questo. Colgo l'occasione per riparlare delle relazioni. Tutte le relazioni che viviamo sono una palestra, ve l'ho già detto nei primi video di Magia Pratica, una palestra dove ci alleniamo per essere all'altezza dell'unica e sola grande relazione possibile, che è quella con il divino, cioè con il Dio amore. Vi ricordate il mito di Amore e Psiche? Quello è il mito dell'uomo che scende sulla terra, c'è Psiche, Psiche. L'anima scende sulla terra per ritrovare amore, cioè entra nel mondo duale, separativo della mente razionale e cerca amore, perché l'amore è ciò che abbiamo perduto, cioè abbiamo perduto di vista. E quindi è con la fede che tu ritrovi amore. Allora tutte le relazioni che abbiamo sono delle relazioni in cui noi ci facciamo consapevoli di avere una grande opportunità di realizzazione dell'unica relazione possibile, che è quella con il divino. E nelle nostre relazioni noi vediamo le nostre paure, attaccamenti, le resistenze che ci separano dall'amore. La nostra anima crea una grande immagine, che è quella della narrazione della nostra vita. Crea l'immagine di una madre biologica, di un padre, crea l'immagine degli antenati, crea l'immagine del momento storico in cui ti trovi, crea l'immagine della città in cui vivi, crea l'immagine della tua casa, crea l'immagine dei tuoi partner, crea l'immagine dei tuoi fratelli, crea tutte queste immagini per ritrovare amore, per ritrovare amore. L'amore unisce, non separa, e quindi vedere tutto ciò che accade come Emao, meraviglia, e non giusto o sbagliato, ti permette di sciogliere le paure, attaccamenti e le resistenze che ti separano dalla divinità. Quindi noi attraverso l'altra persona vediamo la nostra ombra. Attraverso l'altra persona noi vediamo la nostra ombra e vediamo tutto ciò che non possiamo vedere stando soli. Attraverso l'altra persona, gli eventi, guardiamo ciò che noi non vorremmo mai incontrare di noi. E darci a quegli eventi, darci significa avere fede negli eventi, va bene? Darci alle emozioni significa avere fede nelle emozioni, significa ritrovare amore. E quindi, come ha fatto la nostra sorella, ha avuto una spinta di liberazione perché ascoltava i miei video. Nel senso, nell'ascolto tu prendi consapevolezza. Quando si accendono le lampadine è perché era la chiave giusta. Ed è la consapevolezza che rende l'uomo libero. La conoscenza rende l'uomo libero. Si accendono delle lampadine. Funziona, ha funzionato. E allora quella chiave ti fa aprire le porte di quello che stavi cercando.
Ehm, E all'interno, mentre noi vediamo che l'altro non esiste, cioè l'altro in natura, vi insegno sempre, non esiste la separazione. Se noi guardiamo un albero, l'albero non può esistere senza la terra, senza il sole, senza l'acqua. È un tutt'uno. Quindi per l'albero l'altro sarebbe la terra, sarebbe il sole, sarebbe l'acqua, ma non può esistere l'altro. Esiste solo la relazione che l'albero ha con la terra, con l'acqua, col sole, con gli altri alberi. E ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9, esiste solo la relazione. La relazione, io e tu non esistiamo. Esiste solo la relazione che si stabilisce tra me e te. Io esisto perché tu mi guardi, tu esisti perché io ti parlo. Tu mi concepisci perché mi stai guardando. Io ti concepisco perché ti sto parlando. Ma tu e me non esistiamo come soggetti individuali. Questa è un'illusione dell'io, della mente razionale. Esiste solo la nostra relazione. E in questa società separativa dove c'è la mente duale, razionale che separa, in questa società individualistica, completamente individuo. L'individuo cos'è? Qualcuno distinto e separato dall'altro, dal resto del mondo. E allora anche il concetto stesso dell'amore, delle relazioni, spesso diventa proprio ehm, come se io ti devo conquistare perché non ti ho dentro, e quindi il possesso. Quindi siccome io non ti ho dentro, sento la mancanza di te fuori, che non esisti il tu. Allora io ti devo conquistare. E in questa società in cui la mente separativa ha raggiunto il culmine, in questo momento del Kali Yuga, io quando ho una relazione ti devo conquistare e possedere perché ho la sensazione che non ti ho dentro. Ma se tu sei me, come faccio a non averti dentro? E diciamo che tutto il sistema, anche l'economia in cui viviamo oggi, l'economia del consumo, tende a farti pensare di essere distinto e separato da tutto. E quindi gioca sulla tua mancanza, sul tuo senso di mancanza, che ti mancano le cose, ti mancano le persone. Giocano sul senso di mancanza e su quell'abbandono che ti arriva, quella sensazione di abbandono perché ti manca qualcosa. Perché in una società individualista, se ti senti distinto e separato dall'altro, da tutto e dal mondo, ti sentirai sempre che ti manca qualcosa, e quindi il sistema gioca molto sul senso di frustrazione che hai perché ti manca qualcosa e non lo puoi mai avere. Perché sta fuori, ma non esiste, è tutto dentro di te. E quindi l'amore diventa una ricerca di qualcosa all'esterno che non esiste, e tutta l'economia si basa su questo. Anche l'economia stessa, le multinazionali ti creano l'immagine dell'altro, no? Ti creano l'immagine dell'altro. Ti creano l'immagine dell'altro, e se non sei performante a quell'immagine dell'altro, tu sei male, tu sei escluso. Ma l'economia del consumo ti vuole prevedibile, misurabile e governabile, ti vuole sempre un po' frustrato, e quindi se sei sempre un po' frustrato, se ti manca sempre qualcosa, sei manipolabile e governabile. E quindi ti dicono loro, la propaganda ti dice di cosa tu hai bisogno, cosa devi fare per essere al top secondo un sistema di credenze corrotto. E quindi anche l'amore rientra in tutti questi parametri di governabilità, misurabilità e prevedibilità. E siamo nel periodo di Natale. E l'economia del consumo ci propina dei modelli, no? Vedo, compra questo, fai regali di Natale, fai regali di Natale. Ma è il Natale.
Ve ne ho parlato nell'intro del lui lei, sul significato vero del Natale. Il Natale ci ricorda la liberazione, il Natale ci ricorda Dio che si incarna in un corpo umano, Dio quindi si fa mortale per insegnare agli uomini la libertà. E siccome Dio sei tu, ti fai mortale e arriva il Cristo incarnato in Gesù Cristo, per i cristiani, il Buddha per i buddisti, ti insegna la strada della libertà. La libertà cosa significa? Crocifiggere l'io, la mente razionale, la mente duale che separa e divide. Io e tu siamo. Esiste solo la nostra relazione. Io non esisto, tu non esisti. Quindi il Natale, da 2000 anni a questa parte, ci ricorda come trovare la strada della liberazione, crocifiggere l'io. Cosa significa crocifiggere l'io? La morte mistica la chiamano gli sciamani. Morire al vecchio uomo e rinascere nel sé. Morire all'io e rinascere nel sé. E quindi la morte cos'è? La morte per la mente razionale è la fine di tutto. E per la mente razionale la morte è tutto ciò che non si vede, è morte. Quindi l'invisibile è morte. Per la mente razionale il divino è morte. E sappiamo che la nostra consapevolezza si deve spostare oltre, perché il divino è tutto ciò che ci resta da conoscere, è la parte invisibile. Avere fede nell'invisibile, avere fede nel divino significa avere fede per quello che la mente razionale giudica morte. Perché non è prevedibile, misurabile e governabile. Non si può controllare l'invisibile, la morte, il femminile, tutti i valori del femminile. E quindi questo Natale ci ricorda l'esigenza di morire all'io e rinascere nel sé. Proprio come fece Neo, il protagonista di Matrix, nel primo Matrix, ve lo dico sempre, quando muore e poi rinasce sconfiggendo tutti i nemici. Solo quando non hai più paura della morte, la morte non ha più potere su di te. E come si fa? Noi muoriamo ogni giorno, ma lo dobbiamo fare consapevolmente. Cioè noi muoriamo ogni notte, quando dormiamo. Noi attraversiamo la grande soglia ogni notte o quando ci addormentiamo. Quello è il morire, attraversare la grande soglia. E quando abbiamo un'esperienza importante, forte, una parte di noi muore. Però dobbiamo esserne consapevoli per avere la forza da quella trasformazione, la forza consapevole. Già dal momento in cui tu nasci, ti dai alla morte. È il più grande atto sacro. Ma anche quando noi mangiamo, stiamo officiando un atto sacro. Noi siamo i sacerdoti di un atto sacro quando mangiamo. Anche nei grandi testi esoterici del buddismo si dice che la vita non può esistere sulla terra se non divorando altre vite. Tu per vivere devi divorare altre vite, che sia una carota, che sia qualsiasi cosa voi mangiate, tu devi divorare altre vite per poter. Tu devi diventare quell'altra vita per poter vivere. Quando tu mangi una mela, tu diventi la mela. E quindi quel cibo che ingerisci è un atto sacro. Tu stai facendo morire la mela per diventarla tu. Quindi l'atto del morire lo viviamo quotidianamente, ogni singolo istante della nostra giornata. Prendere confidenza con questi concetti ti permette di comprendere il sacro in ogni cosa che fai.
E riportare il sacro nella materia è la cosa fondamentale che dobbiamo fare in questo momento di oscurità totale dell'umanità, che è chiamato Kali Yuga per chi lo conosce. Riportare il sacro nelle nostre vite significa prendere Dio e riportarlo dentro di noi, con la consapevolezza, perché è già dentro Dio. Il punto è accorgitene. E quindi il Natale cosa ci ricorda? Il Natale ci ricorda tutto questo, la sacralità, il sacro dell'offrirsi, del darsi, che è la morte intesa come morte mistica, la morte dell'io e la rinascita nel sé. E la nostra sorella che mi ha scritto l'email e mi ha conosciuto il 17 dicembre del 2023, durante il periodo di Natale in cui stava celebrando la sua morte mistica. L'altra persona con la quale ha avuto relazione era lei. Era un'immagine della sua anima proiettata lì per farle sciogliere paure e attaccamenti affinché potesse arrivare il momento della liberazione, proprio così come ha citato nella mail. E come diceva il Buddha, noi abbiamo 1500 attaccamenti, 500 legati al corpo fisico, 500 legati al corpo astrale, 500 legati al corpo mentale, che di vita in vita, di morte in morte, noi ci adoperiamo per sciogliere. Quindi abbiamo una sola vita e tante immagini di incarnazioni. Riportare il sacro, contemplare la morte, perché la morte è il più grande tabù di questo sistema iperrazionale. Il più grande tabù di questo sistema iperrazionale è la morte. Allora dobbiamo contemplare questo passaggio di stato. Il grande Steiner, padre dell'antroposofia, faceva fare delle contemplazioni meravigliose, ha scritto tantissimi libri, un grandissimo contributo ha dato all'umanità su questo, la contemplazione della natura spoglia, di un ramo morto apparentemente, bruciato da un fulmine, la contemplazione della natura, dove tutto è trasformazione, non esiste morte in natura, perché tutto è un passaggio di stato. Quando muore una pianta, che non esiste, muore una pianta, i semi poi rivanno nella terra, si rigenera un nuovo germoglio, non esiste morte. Guardate la natura come fa. La natura è la nostra grande ispirazione, la più grande ispiratrice che abbiamo, perché siamo natura. E mica siamo diversi. Cos'è che ci separa tra noi e la natura? Una mente razionale che non ci fa vedere la verità delle cose. Quindi noi dobbiamo portare al servizio questa mente razionale, contemplando il grande maestro, la natura. Ecco perché il culto degli antenati, fondamentali. La nostra sorella è andata a trovare sua nonna, non era mai andata. Guardate che riconnessione che ha preso. Familiarizzare coi propri avi, i propri antenati. Familiarizzare con la morte significa. E andare incontro alla libertà. Quando tu integri quest'invisibile che è la morte per la mente razionale, allora tu diventi invincibile. Ed è questo che ci ricorda il Natale. Ci ricorda che per essere invincibili devi familiarizzare con l'invisibile. Ci ricorda che tu sei immortale, hai un corpo immortale, chiamato anche corpo di gloria, che si incarna tante volte illusoriamente. Come diceva Aurobindo, un grande maestro asceta, quando tu dissolvi
muori all'io e rinasci nel sé, allora capirai cos'è la vera materia. La vera materia è il tuo corpo immortale. Quindi quest'anno celebriamo questa grande trascendenza e abbiamo creato una famiglia straordinaria che sta risvegliando il mondo intero, in concomitanza a tantissimi altri maestri che collaborano per lo stesso obiettivo. E sono grata a tutto e a tutti. Vi ringrazio dal profondo della mia anima, del mio cuore e grazie per tutto quello che fate, a voi stesse, per il mondo e a voi stessi. E, è commovente, è bellissimo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, grazie, grazie, grazie in eterno. Vi abbraccio con tutta l'anima e noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!